Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento all'insegna delle novità sulla questione degli UFO, dei droni negli Stati Uniti e in giro per tutto il pianeta. Chiedo scusa per il ritardo di ben 9 minuti, ma ho avuto un contrattempo e in questi ultimi 16-18 minuti ho dovuto praticamente rimasterizzare tutti i video in tempi record perché il programma mi dava dei problemi e non mi consentiva di caricarli. Quindi scusate ancora, benvenuti qui, un ciao a tutti e naturalmente un abbraccio affettuoso. Le novità non mancano e ogni giorno quindi ce ne sono alcune che si vanno aggiungendo e anche oggi la necessità di parlare di alcune notizie importanti e di mostrarvi naturalmente alcuni video. E proprio per questo il ritardo. Quindi comincio subito con, una notizia che in realtà più che una notizia è un fatto. Infatti molte persone sono riuscite in qualche modo nel New Jersey a piazzare delle telecamere di sorveglianza nelle zone, diciamo meno controllate dalle forze dell'ordine, delle spiagge da dove, praticamente dalla direzione in cui arrivano questi famosi droni che starebbero sorvolando, tutti gli Stati Uniti. E a tal proposito, anche se non ho avuto il tempo di, preparare la grafica che vi avrei voluto mostrare, ma lo farò sicuramente nella puntata, prossima o in un'altra puntata, i droni, gli UFO, quindi gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati di queste ultime settimane sul territorio statunitense hanno superato le 9000 unità. E non lo ha dichiarato un ufologo o un ricercatore o una testata giornalistica, ma il generale dell'USAF che ha, parlato al Pentagono. Quindi facciamo molta attenzione a questi numeri ufficiali perché sono davvero tanti e guardando la mappa, vi renderete conto al momento opportuno di quello che sto dicendo. Siamo quindi davanti ad una situazione che ha dell'emergenza, ma ha del paradossale perché continuano a essere negate le informazioni non solo ai cittadini americani, ma persino ai membri del Congresso, ai membri del Senato, ai sindaci e naturalmente ai governatori dei paesi. Governatori che potrebbero di propria iniziativa mobilitare la Guardia Nazionale in caso di emergenza, dichiarando lo stato di emergenza qualora lo Stato federale decida di, continuare questa politica e questo significherebbe una rottura significativa nel mondo politico, anche perché in questo momento non ci sono più democratici, indipendenti, repubblicani, sono tutti quanti con gli occhi all'insù, tutti che vogliono risposte e le uniche cose che arrivano da parte del Pentagono, dalla Casa Bianca, dal Dipartimento della Difesa sono notizie sporadiche che sembrano essere più prese per in giro che altro. E in effetti quello che sembra e che emerge è che secondo i grandi esperti ufficiali, dopo briefing lunghissimi con personale militare, con personale, autoritario dell'economia, della politica, dei servizi segreti, delle forze armate, del Pentagono, dei comandi, eccetera, si riuniscono segretamente per poi annunciare al pubblico che i droni sono normali e appartengono ad attività private e commerciali, non c'è nessuna emergenza e non è un problema. Vi sembra una cosa normale? A me sembra qualcosa di totalmente ridicolo, di stupido e di assurdo e paradossale. Ma non è il motivo di questa live, però ci tenevo a dirlo. Vi faccio vedere subito un video che ci mostra una ripresa proprio della spiaggia del New Jersey, dove è possibile vedere questi oggetti luminosi che si spostano nel cielo. Poi viene cambiata questa inquadratura per far vedere che c'è un drone, vedete che lampeggia, che sta andando proprio nella direzione da cui stanno arrivando, quei 2 oggetti, mentre altri oggetti più piccoli in lontananza si muovono. Giusto per la cronaca è importante comprendere, faccio anzi un fermo immagine un attimo qui,
di fare attenzione quando guardiamo questi video. È sempre importante capire quello che stiamo guardando, perché molti vedono qui un portale che si è aperto, che è del tutto simile ad altre cose che abbiamo visto in altri video, eccetera, eccetera. Attenzione, quello è il riflesso all'interno della webcam del faro che stiamo vedendo in prima, diciamo in prima linea qui sulla spiaggia, di cui non sappiamo assolutamente nulla, non sappiamo cosa è, ma di fatto sta riflettendo. Infatti si è tracciata una diagonale e praticamente corrisponde perfettamente anche col punto centrale di quello che potrebbe sembrare e dare l'impressione di un portale. Ma continuiamo a vedere l'immagine. Quindi stiamo parlando comunque di immagini di telecamere di sorveglianza con la visione notturna attivata. Qui praticamente finisce il video. Vi faccio vedere subito un altro video. Da alcuni ho tolto, in altri devo togliere ancora l'audio perché altrimenti ci bloccano per copyright la trasmissione. Vi sottolineo che questo è in Inghilterra ed è di questi giorni. Si tratta di una sfera di plasma e non di un drone, e vorrei sottolineare che con questo video ed altri che stanno circolando, nonché anche articoli e quant'altro, è la piena dimostrazione che quel flap che c'è stato fino a qualche settimana fa nel Regno Unito in realtà non è mai cessato, sta continuando giorno per giorno, ha di nuovo un piccolo picco, semplicemente che hanno sminuito la cosa, hanno deviato l'attenzione e non se ne parla più. In realtà però quindi occhi sempre attenti, occhi al cielo, perché in questo momento di questi avvistamenti ce ne sono davvero in tutto il mondo e cominciano a essere in qualche modo anche preoccupanti per l'aumento esponenziale che non sta calmando gli animi, al contrario di quello che ieri vi leggevo basandoci su un articolo sul fatto che addirittura ci sono dei personaggi internazionali, dei ricercatori, ma soprattutto contattisti, eccetera, che stanno raccontando una storia secondo cui gli extraterrestri con queste sfere di plasma sarebbero intervenuti per calmare gli animi e avrebbero evitato lo scoppio della terza guerra mondiale, che lo impediranno, eccetera, eccetera. Non è così. Anzi, proprio oggi ci sono state una serie di eventi, non voglio andare fuori tema, quindi non ve li racconterò, non ve li spiegherò, che ci hanno quasi portato sull'orlo della terza guerra mondiale. In effetti ci sarebbe da fare proprio degli aggiornamenti anche dal punto di vista dei rischi di terza guerra mondiale con la Russia, con la Cina e via discorrendo. Ma ripeto, non è il momento opportuno, non è il luogo opportuno. La prima cosa che invece vi voglio far vedere, vediamo se riesco, è questo articolo di Messenger, che in realtà riporta un articolo del Daily Mail che si intitola "Radioactive Shipment Goes Missing in New Jersey, Amid Drone Invasion". In pratica, la traduzione di questo trafiletto ci dice che materiale radioattivo è scomparso nel New Jersey all'inizio di questo mese. Vi ricordate che qualche live fa vi ho raccontato questa storia, anche se non sono sceso nei dettagli, alimentando le teorie del complotto secondo cui potrebbe essere collegato ai misteriosi avvistamenti di droni. Un pezzo di attrezzatura medica utilizzata per la scansione del cancro è stata spedita dal NASA Cancer Center di Newfield il 2 dicembre per lo smaltimento, ma il container di spedizione è arrivato a destinazione danneggiato e vuoto. Il dispositivo, noto come sorgente PIN, conteneva una piccola quantità di germanio 68 che viene utilizzata per calibrare la precisione di uno scanner medico. Se maneggiato senza l'attrezzatura adeguata, può causare avvelenamento da radiazioni. Quindi ovviamente siamo davanti
a una notizia vera che quindi conferma quello che vi avevo detto io, ma smentisce, come avevo detto io, la possibilità che questo potesse entrarci concretamente con quello che sta succedendo, anche se rimane aperta l'ipotesi degli ordigni nucleari. Quindi già una cosa è stata, anche in questo caso, come i famosi versi radiofonici sono stati smentiti. Un'altra notizia che mi interessa riportarvi è la seguente. Vediamo. Qui siamo su Newsweek. Perché è ritornato in inglese? Che è successo? No, non era questo l'articolo. Vabbè, per ora questo lasciamolo perdere. Non facciamo scherzi perché oggi è il giorno degli scherzi del software. Allora, misteriose incursioni. Andiamo a questo. Questo è un articolo di non mi ricordo come si chiama, è un network. Le incursioni sfacciate e misteriose dei droni sono ora una crisi importante. In pratica, negli ultimi 5 anni si dice una serie di incursioni, attenzione, negli ultimi 5 anni. Oggi, infatti, nelle dichiarazioni al Pentagono, da parte dei rappresentanti del Pentagono, è stato detto che sono 5 anni che i droni stanno studiando, quelli che chiamano droni stanno studiando le installazioni militari statunitensi. Quindi non è una novità del momento, non è una cosa che è assolutamente nuova. Un'altra cosa che mi interessa farvi notare è dove andate a finire questo trafiletto con un video allegato che comunque poco mi interessa, che in pratica mostra il presidente Biden che ha parlato nella giornata di ieri in pubblico dicendo sostanzialmente di non preoccuparsi, che non c'è nessuna emergenza dei droni, che i droni appunto sono assolutamente qualcosa di normale, sono droni civili, sono droni commerciali, come sempre, e che sono tutti autorizzati al volo, anche quelli eventualmente di uso governativo, quindi di non preoccuparsi. Questa è la risposta ufficiale che il presidente degli Stati Uniti dà a uno Stato in allarme con migliaia di droni che appaiono in tutto il paese, oltre a migliaia di UFO, con la gente che è spaventata, con fenomeni assurdi che stanno avvenendo e naturalmente le installazioni militari che vengono spiate e la detta proprio della anche se qui cambiano idea costantemente, oggi hanno ricominciato a parlare di cinesi e russi, non sanno dove andare a sbattere la faccia praticamente, ma a Saltelli hanno sempre dichiarato escluso che non si trattava di droni russi, cinesi, iraniani, coreani, insomma, dei cosiddetti amici degli Stati Uniti. Vi faccio vedere ora un altro video interessante di quelli che sostanzialmente ci mostrano come appunto eventi strani stanno avvenendo sul territorio statunitense e nella fattispecie in particolar modo parliamo di questa sorta di blackout alternati dell'elettricità che colpiscono non solo gli edifici e le strutture, ma naturalmente in maniera assolutamente anomala anche le vetture elettriche, a volte non solo quelle. Porto Asheville. Vedete che ci sono le luci che si accendono e spengono, ogni tanto anche le macchine elettriche parcheggiate, eccetera. Quindi è un fenomeno che si sta espandendo a macchia un po' in tutti gli Stati Uniti d'America. Ed è un fenomeno, secondo me, che va tenuto con un certo livello di importanza. Vi ricordo che se avete domande
le faccio alla fine. Non posso vedere la chat, non ci sono né Bruno né Franco, quindi vi raccomando scrivetele tassativamente maiuscole o non riesco a vederle. Vi mostro un altro video. Questo è un globo luminoso che è stato ripreso in New Jersey, vicino a una zona militare. Come potete vedere non si tratta di un drone, ma appunto di una sfera di plasma che ha sorvolato una struttura per poi andarsene nuovamente. Questo è un altro video girato all'aeroporto di Asheville all'esterno, dove ci sono le luci intermittenti che si comportano in maniera anomala. Qua siamo nei cieli di Gaeta. Ho tolto l'audio perché sostanzialmente c'era la musica di sottofondo. Questo è un avvistamento di ieri sera che è stato pubblicato sostanzialmente su TikTok. Chiara dimostrazione che anche nei cieli italiani sta avvenendo la stessa cosa che sta avvenendo un po' ovunque, anche se soprattutto negli Stati Uniti. Qua ci sono almeno una dozzina di oggetti luminosi che solcano il cielo, non hanno luce intermittente né niente. Questo video dura un bel po', però è sostanzialmente tutto così, insomma. Questo è un oggetto non identificato triangolare, scusate la voce, ho mal di gola forte, con 3 luci più o meno fisse. In realtà è l'umidità che dà questo effetto di sfocatura. Questo oggetto è stato ripreso sopra la base RAF di Mildewall, quindi nel Regno Unito. E andiamo a vedere un altro articolo importante perché riguarda una situazione che diventa sempre più preoccupante. Vediamo se si vede. Ok, si vede, ma si è resettata la pagina. Va bene, comunque, in buona sostanza la base Hill Air Force conferma report di molti droni avvistati nella zona di Davis County Airspace. Il 17 dicembre 2024 la base è stata chiusa per alcune ore, interdetto il volo per motivi legati alla presenza di droni sconosciuti, eccetera. Come vedete la cosa si sta in qualche modo allargando a macchia d'olio e sta cominciando a colpire diversi obiettivi militari, colpire ovviamente in senso non militare, ma appunto legato alla questione ufficialmente almeno dei droni. Vi faccio vedere un altro video. Ecco, questo è un fenomeno assurdo che è stato visto sopra il New Jersey. Praticamente c'erano 2 sfere energetiche, 2 sfere di plasma che si sono contrapposte e tra di loro si è formata questa sorta di cono, come se praticamente fosse un portale da cui è uscita un'altra di queste sfere.
E questa ovviamente è una delle tante cose strane che stiamo vedendo in questo momento. Allora, vediamo se riparte la traduzione perché si sono resettate, non so per quale motivo, tutte quante le pagine, tutti quanti gli articoli, tutti quanti i video e non vuole sistemarsi nulla. Quindi a mali estremi si dice estremi rimedi, andiamoci diversamente perché altrimenti diventa un problema. Abbiate pazienza, questi sono i problemi della diretta. Allora, uno sono riuscito a ripristinarlo, eccolo qua, e andiamo al The Warzone. Conferma molteplici incursioni di droni sulla base del corpo dei Marines Camp Pendleton, che è una delle basi più importanti praticamente che ci sono negli Stati Uniti dal punto di vista appunto dei Marine. Vediamo cosa dice questa, vabbè, la base vista dall'alto. Il campo base del corpo dei Marines di Pendleton nella California meridionale è stato oggetto di numerose incursioni di droni nel suo spazio aereo negli ultimi giorni. Così ha riferito un portavoce della struttura al quotidiano The Warzone martedì mattina, cioè ieri mattina. Tra il 9 e il 15 dicembre sono stati osservati 6 casi di sistemi aerei senza pilota UAS che entravano nello spazio aereo di Camp Pendleton senza alcuna minaccia alle operazioni di installazione. Ha detto a The Warzone il capitano James C. Sartain, portavoce della base, in risposta alla nostra domanda sulla questione. Sartain non è stato in grado di fornire immediatamente dettagli su quanti droni hanno sorvolato l'installazione, la loro origine, quali azioni sono state intraprese in risposta e se le operazioni aereo-terrestre sono state interessate dalle incursioni. Abbiamo chiesto questi dettagli e aggiorneremo questa storia qualora ce ne fossero. Situato nella contea di San Diego settentrionale, MCB Camp Pendleton è la principale struttura di addestramento della costa occidentale del Corpo dei Marine e sede della prima Marine Expeditionary Force, della prima Marine Division, della prima Marine Logistic Group, di elementi della terza Marine Aircraft. Vabbè, inutile che vi leggo tutto quello, questo è lo schema della base con tutto il suo contenuto. Questa è solo l'unica di una serie di crescente di incursioni segnalate contro installazioni militari statunitensi in patria e all'estero. Le notizie su MCB Camp Pendleton seguono un'incursione di droni sulla base aerea di Wright-Patterson in Ohio, che ha costretto alla chiusura del suo spazio aereo da venerdì sera a sabato mattina. La Warzone è stata la prima a segnalare l'incidente. Martedì i funzionari Wright-Patterson hanno annunciato che si sono verificate ulteriori incursioni sulla struttura. Piccoli sistemi aerei senza pilota sono stati avvistati nelle vicinanze e sopra l'area A e B della Wright-Patterson AFB durante la tarda serata e la mattina presto del 16 e 17 dicembre. Il numero di sistemi è fluttuato e hanno variato in dimensioni e configurazioni, ha aggiunto il comunicato. Le nostre unità continuano a monitorare lo spazio aereo e stanno lavorando con le autorità locali delle forze dell'ordine e i partner della missione per garantire la sicurezza del personale della base, delle strutture e delle risorse. Chiediamo alle persone della zona di contattare la polizia locale e le forze di sicurezza se vedono qualcosa di sospetto, inclusi UAS o attività di droni. Quindi c'è una differenza tra UAS e attività di droni, quindi non stiamo parlando sempre di droni, ma di qualcosa che sicuramente è simile. Andiamo ad un'altra notizia. Vediamo questa. Aspettate un secondo. Vediamo questa da Twitter. In parole povere, il governo federale, sostiene il senatore, non mi viene il nome, fino a poco fa me lo ricordavo, Blumenthal,
che non è uno che non ha mai parlato di UFO, eccetera, anzi al contrario, forse negli anni è stato uno dei senatori che ha parlato più di altri di fenomeno UFO e di fenomeni correlati come le abduction, come l'adrenocromo, come le questioni legate alle interazioni aliene del tipo più grave, quindi la sparizione di persone oppure di capi di bestiame, le mutilazioni di bestiame, di persone e via discorrendo. Ha dichiarato pubblicamente un'intervista dopo i colloqui con i membri del governo, del Pentagono, dei servizi segreti, che in pratica non hanno idea né indizi né nessuna informazione affidabile su questi droni, cosa che naturalmente mi fa pensare ancora di più che siamo davanti ad una presa precisa di posizione del governo che non vuole far sapere assolutamente nulla a coloro che praticamente richiedono informazione, che siano sindaci, governatori, capi delle forze dell'ordine, militari di non eccessivo alto rango, membri del Congresso, del Senato o cittadini comuni, poco importa, non gliene sta fregando praticamente niente. Stanno continuando a mantenere il segreto. Quella che vi voglio far notare adesso è una notizia che può apparire un poco stravagante, ma che approfondirò perché invece la ritengo interessante e in tal caso ci farò un video a sé stante. Stiamo parlando praticamente di una notizia che riguarderebbe un evento del 18 dicembre, quindi proprio stamattina, quando la NASA avrebbe interrotto le trasmissioni in diretta dopo che un UFO sarebbe apparso sorvolare la Stazione Spaziale Internazionale, e questo è avvenuto il 16 dicembre, scusate, ho sbagliato, il 18 è la data dell'articolo. E ci dice la persona che riporta, che è uno studioso americano: luogo dell'avvistamento Stazione Spaziale Internazionale sopra il New Jersey e in direzione dell'Utah. Ragazzi, questa è davvero una cosa importante. 2 UFO stavano passando davanti alla stazione spaziale in diretta della NASA oggi. Poi il flusso della NASA si è improvvisamente spento alla schermata blu con un messaggio di contatto perso. Forse è stata la nave aliena a interrompere le comunicazioni o forse è stata la NASA a cercare di nascondere queste informazioni al pubblico. Ma in entrambi i casi le ho qui per voi. Queste sono navi aliene vere al 100%, e ci dice. Il governo degli Stati Uniti dice che sono droni, ma sono navi aliene con la criniera, cioè suppongo con la scia o la coda. Perché ora? Perché le specie aliene là fuori vogliono la divulgazione e vogliono che il pubblico sappia la verità. Perché ora? Perché l'intelligenza artificiale sta crescendo in modo esponenziale ogni giorno e potrebbe sfuggire al controllo. Gli alieni possono predire il futuro con una precisione del 99,99%, quindi hanno visto qualcosa, un punto di svolta, un momento cruciale nella storia umana in cui gli alieni erano necessari o potevano rivelarsi al mondo. Scott Waring. Inoltre, da quanto ho capito, sembra che in qualche modo lui stia cercando di, diciamo, fare un collegamento con l'Orbs, quindi con la sfera di plasma apparsa in televisione mentre c'era la giornalista che stava facendo la ripresa, evento che naturalmente ho discusso abbondantemente in altre live, se non erro in quella con Massimo Cirami o quella dopo, adesso non ricordo esattamente. Rimane comunque una cosa appunto tutta da indagare. Questa è un'altra cosa che mi interessa mostrarvi, che è interessante, anche questa l'approfondirò appena avrò un momento di tempo. In pratica,
quello che state vedendo qui a destra, anche se in un'immagine elaborata sicuramente con l'intelligenza artificiale che ne ha accentuato peggiorando secondo me tutte le caratteristiche, il 17 dicembre 2024 una giornalista francese famosa che è Clémence Oudiakova ha intervistato questo personaggio che è Alain Julet, che è l'ex capo dei servizi di sicurezza, quindi dei servizi dell'agenzia spionistica di sicurezza del controspionaggio francese, il quale ha fatto delle dichiarazioni ben precise sulla situazione attuale e ha detto chiaramente che la maggior parte degli avvistamenti e il problema reale non sarebbero i droni, ma ha un'altra tipologia di oggetto che appunto lui definisce OVNI, secondo la sigla che non è solo italiana o spagnola, ma è anche francese, e quindi di UFO nell'anglosassone, ovvero di oggetto volante non identificato. In pratica sta dicendo che gli oggetti che stiamo vedendo sono per lo più di origine extraterrestre. Allora, rimuoviamo pure questo e datemi qualche istante di tempo per verificare un attimo una cosa, perché qui c'è un altro articolo che è ritornato nuovamente in lingua originale ed è interessante, quantomeno saperne parlare, come si suol dire. Allora, accetta. Nuove riprese dall'aereo mostrano UFO luminosi a forma di sfera ad un'altitudine impossibile. Ora, di questi articoli ne stanno uscendo sostanzialmente in tutto il mondo. Sempre più gente si sta rendendo conto che ci stanno prendendo letteralmente in giro. Uno, perché queste sfere sono sempre più evidenti, non sono droni, sono delle palle di energia, praticamente di plasma o di luce. Secondo, perché queste arrivano spesso dall'alto e vengono individuate in posti dove i droni non possono volare, ma non solo per un discorso di interdizione o chissà quale altra cosa, ma più che altro proprio per una questione di quota e di caratteristiche, cioè i droni non possono volare a certe quote, non possono andare oltre una certa quota, questo è chiaro. Sì, è vero che ci può essere stata un'evoluzione che magari ha portato a un miglioramento delle caratteristiche che in alcuni casi potrebbero aver portato a sua volta ad una nuova tecnologia aeronautica dei droni capaci di quindi arrivare a quote maggiori. Ma effettivamente gli esperti di aeronautica, i piloti, eccetera, stanno facendo tutta una serie di avvistamenti importanti che non c'entrano assolutamente nulla con i droni. Vediamo cosa dice l'articolo. Che è un articolo, tra l'altro, di ieri. Nuove riprese effettuate da un aereo commerciale in viaggio dall'aeroporto di Chicago O'Hare all'aeroporto internazionale di New York Liberty hanno aggiunto ancora più mistero ai recenti avvistamenti di UFO e droni in tutti gli Stati Uniti. Ve lo ricordate questo video? Lo abbiamo visto nella scorsa live. Ripreso da un passeggero del volo, mostra almeno 4 sfere luminose, non droni, che si muovono e si librano ben al di sopra delle nuvole. All'inizio di questo mese un video delle immagini di UFO a forma di sfere, presumibilmente scattate da un copilota su una pista dell'aeroporto di Manchester, in Gran Bretagna, hanno creato scalpore online, mentre questo particolare UFO a forma di sfera è stato avvistato vicino al suolo.
Un gruppo di scienziati e ricercatori formato dalla NASA per studiare gli UFO ha annunciato l'anno scorso che un gran numero di sfere metalliche inspiegabili sono state avvistate ad altitudini elevate in tutto il mondo. Ieri abbiamo visto per esempio in Russia. Questo nuovo filmato UFO arriva subito dopo i misteriosi droni che hanno causato la chiusura dello spazio aereo sopra la base aerea di Wright-Patterson in Ohio e una serie di altri avvistamenti di droni inspiegabili nell'area di Staten Island a New York e nel New Jersey, così come nella contea di San Diego e in altre parti della California meridionale, a Bowie, nel Maryland e alla base aerea di Ramstein in Germania. Vedete come già dalle dichiarazioni si vede che sono in più posti. Il testimone che si fa chiamare Ed, che ha girato questo nuovo video di un UFO a forma di sfera, ha detto che a The Express ho iniziato a notare gli oggetti circa 20 minuti dopo l'inizio del volo e poi verso la fine. Gli oggetti mostrano più dettagli di quanti ne avessi notati a occhio nudo. L'analisi del piano di volo dell'aereo di linea suggerisce che avrebbe sorvolato Detroit, più o meno al momento dell'avvistamento, con lo strato di nubi stimato ad un'altezza compresa tra gli 8.000 e i 12.000 piedi. È improbabile che un drone disponibile in commercio possa rimanere in stazionamento all'altitudine apparente di quegli oggetti. Stiamo parlando praticamente di probabilmente 20.000 piedi di quota. Anche se è possibile che gli oggetti nella clip di Ed siano altri aerei di linea, al momento della registrazione il flight radar non mostra alcun volo commerciale in quella regione. Vorrei sottolineare che a meno che non si tratti di velivoli militari in fase operativa, neanche addestrativa, operativa, cioè stanno facendo un'azione di guerra, tutti gli aerei e gli elicotteri sono visibili sul flight radar perché hanno sia il codice di identificazione sia il transponder accesi. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha dichiarato questa settimana, mentre affrontava la recente ondata di strani avvistamenti di droni: valutiamo che gli avvistamenti fino ad oggi includono una combinazione di droni, quindi sono diversi, commerciali, legali, droni per hobbisti e droni delle forze dell'ordine, così come velivoli ad ala fissa con equipaggio, cioè aerei, elicotteri e persino stelle che sono state erroneamente segnalate come droni. Altra presa per i fondelli. Non abbiamo identificato nulla di anomalo o alcun rischio per la sicurezza nazionale o pubblica nello spazio aereo civile del New Jersey o in altri stati del nord-est. Il lavoro continua e con essa continua la presa in giro. Vi rifaccio vedere il video. Vabbè, non ve lo faccio vedere tutto perché dura 7 minuti e 42. Poi c'è quest'altro avvistamento.
Anche questo dura tanto, quindi non ve lo mostro. Questo è l'oggetto di plasma firmato dal passeggero dell'aereo. Sono ben 10 minuti di avvistamento, quindi vi lascio immaginare l'importanza di questi video sostanzialmente. Vediamo se sono riuscito a recuperare, credo di sì, questa pagina in italiano. Quindi prima che si rimetta in inglese da sola, non so per quale ragione. Allora, Nancy Mace, che vi ricordo, oltre a essere un membro del congresso, è anche il capogruppo che si occupa al congresso degli Stati Uniti della disclosure sul fenomeno UFO-UAP. In una intervista pubblicata il 17 dicembre 2024, praticamente afferma che i droni misteriosi potrebbero essere velivoli provenienti dallo spazio, e credo che già dal titolo più chiaro di così non potremmo assolutamente dirlo. Quindi, bando alle ciance, andiamo a leggere quello che viene riportato nell'articolo. La rappresentante repubblicana della Carolina del Sud, Nancy Mace, ha dichiarato in un recente podcast che i misteriosi droni avvistati nel nord-est potrebbero essere velivoli provenienti dallo spazio. Quindi sono parole sue. Penso che debba essere sul tavolo, ha detto, deve essere un'opzione, cioè non possono non tenerla in considerazione. Martedì Newsweek ha inviato un'email all'ufficio della Mace per chiedere un commento. Martedì Mace si è unita a Clay Travis nel sito di commenti Outreach per discutere di droni e di come ritiene che il governo federale stia mentendo al popolo americano, quindi un membro del congresso che dice che il governo mente al popolo. Mace ha detto di aver avuto delle udienze nelle ultime settimane sui fenomeni anomali non identificati e ha notato che ce ne sono alcuni che non sono spiegati. Crede che questi possano indicare ciò che le persone stanno vedendo a New York e nel New Jersey. La Mace non si è espressa in merito, ma ha affermato che ci sono due forme molto specifiche di questi UAP che non sono mai state classificate. Lo trovo interessante e affascinante, dice, aggiungendo che sebbene non abbia visto prove, le probabilità sono a suo favore che ci sia vita extraterrestre nell'universo. Il rappresentante della Carolina del Nord ha affermato che il governo federale non è assolutamente onesto su ciò che sa, a causa di casi precedenti in cui qualcuno si è fatto avanti con prove sugli UAP, ma il governo ha negato la loro relazione con i progetti. Se è un casino e un gran rumore, allora perché un così grande sforzo da parte del governo per screditare il suo stesso popolo? Ha chiesto la Mace. Non ha senso per me. Meritiamo di avere delle risposte. La gente è spaventata. Il governo sta facendo ciò che fa il governo, ha detto Mace nel podcast. Non sono disponibili, stanno mentendo sul popolo americano al popolo americano riguardo a questi droni del New Jersey. La Mace ha affermato di aver ricevuto segnalazioni di droni anche nel suo stato, la Carolina del Sud. Se non è un velivolo proveniente dallo spazio la nostra tecnologia, o è la Russia, o è l'Iran, o la Cina, o qualcuno che sta vincendo la corsa agli armamenti e noi non siamo indietro, ha chiesto Mace. La mia preoccupazione è la sicurezza nazionale. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi domenica, il segretario per la sicurezza interna Alejandro Mayorkas ha suggerito che una modifica delle norme da parte della Federal Aviation Administration, la FAA, nel settembre 2023 potrebbe essere una delle ragioni delle segnalazioni di avvistamenti di droni notturni nel nord-est del paese. Come minimo il congresso dovrebbe ricevere un briefing sulla questione, in modo che sappiamo che il Dipartimento della Difesa sa cosa sta realmente accadendo qui, ha affermato la Mace.
A New York è in fase di implementazione un sistema di rilevamento dei droni che, come vi ho detto l'altra sera, non serve assolutamente a nulla. Un'altra presa per i fondelli, un altro specchietto per le allodole. In risposta alle mie richieste di risorse aggiuntive, i nostri partner federali stanno implementando nello stato di New York un sistema di rilevamento dei droni all'avanguardia che si chiama, non c'è scritto, comunque così dice la governatrice Katie Hochul in una dichiarazione. Ma cosa dice la gente? L'FBI ha precedentemente dichiarato a Newsweek che ha conoscenza di segnalazioni di avvistamenti di veicoli aerei senza piloti, comunemente noti come droni, osservati volare in più località nelle ultime settimane. L'FBI rimane in contatto con i nostri partner federali, statali, locali e tribali per condividere informazioni e proteggere il pubblico. Il senatore repubblicano dello stato della Pennsylvania Doug Mastriano su X dice: è inconcepibile che il governo federale non abbia risposte, né abbia preso alcuna iniziativa per arrivare in fondo ai droni non identificati. L'incoscienza di questa amministrazione è stata messa in mostra l'anno scorso quando a un pallone di sorveglianza cinese è stato permesso di sorvolare l'intera area continentale degli Stati Uniti prima di essere abbattuto. Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, sempre su X, dichiara: i cittadini meritano risposte chiare, continueremo a fare pressione sul governo federale affinché fornisca più informazioni e risorse. L'attrice Whoopi Goldberg su The View dice: penso che sappiano di cosa si tratta, penso che non saranno in grado di dirlo, altrimenti avremo una festa davvero grandiosa per la notte di Capodanno. Un po' ironica come cosa, sarà come una cupola sopra tutti i 50 stati, cioè si staranno espandendo fino a essere presenti ovunque. Il rappresentante repubblicano del New Jersey Jeff Van Drew su Fox News dice: da fonti molto alte, fonti molto qualificate, fonti molto responsabili vi racconterò la verità. L'Iran ha lanciato una nave madre probabilmente un mese fa che contiene questi droni, ma sappiamo che già questa informazione è stata dismessa e screditata in tutti i modi possibili e immaginabili, che la nave si trova da tutt'altra parte, verificabile da chiunque. Il presidente eletto Donald Trump in una conferenza stampa di lunedì dice: sono molto vicini a Bedminster, penso che non trascorrerò il weekend in quella località, così ho deciso di annullare il mio viaggio. Trump ha voluto commentare lunedì se avesse ricevuto un briefing di intelligence sui droni, ha tuttavia lasciato intendere che il governo sa da dove vengono quei droni. Per qualche ragione non vogliono commentare, ha detto Trump. Penso che farebbero meglio a dire il nostro Dipartimento degli Affari o il nostro Presidente lo sanno e per qualche ragione vogliono tenere la gente in sospeso. Cosa succede dopo? Sabato alti funzionari dell'amministrazione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale hanno dichiarato ai giornalisti tramite teleconferenza che squadre di osservazione visiva sono dispiegate in varie località del New Jersey. I funzionari hanno affermato che non c'è dubbio che molti degli UAV siano di proprietà e gestiti qui all'interno dello Stato. Al momento non c'è alcuna minaccia, hanno affermato. Mace ha affermato che non è ancora prevista un'udienza sui droni presso il nuovo congresso che si riunisce il 3 gennaio. Mi rivolgerò alla nuova amministrazione per avere qualche consiglio, ho detto. Sto sostenendo la trasparenza. Quindi, come vedete, non è che la situazione sia sostanzialmente cambiata, anzi al contrario ritengo che siamo davanti ad una situazione assolutamente di stallo. Vi dirò di più, c'è anche una cosa che mi colpisce davvero tanto: il fatto che non solo mentano, non solo non informano chi di dovere, non solo lasciano che la situazione sfugga di mano, probabilmente per lasciare la patata bollente alla nuova amministrazione Trump, ma siamo davanti praticamente ad una situazione che sta diventando drammatica per alcuni cittadini che cominciano ad avere paura
e che comincia a non avere più fiducia nelle istituzioni statunitensi, e questo potrebbe portare anche a delle reazioni pericolose, a delle reazioni violente, a delle reazioni di panico, a scene in cui magari potremmo vedere qualcuno che comincia a sparare in aria, qualcuno che diventa più aggressivo per via proprio del perpetuarsi di una situazione che naturalmente è stressante. Ieri e l'altro ieri abbiamo visto, per esempio, in alcuni shorts, io ne ho messi solo alcuni ex militari cominciano a parlare, a dire la loro. Spero questa sera di mettere un altro paio di shorts e di video. Abbiamo visto un agente di polizia che parla degli incubi della figlia, anche se lascia trapelare che in realtà non fossero degli incubi, di un'atmosfera oppressiva che si respira nel New Jersey, con la gente spaventata, la polizia che non sa cosa fare. E naturalmente si tratta poi di un personaggio anche un po' esaltato, in quanto religioso e appartenente probabilmente a una qualche congrega che sostiene la vita extraterrestre siano in realtà gli esseri demoniaci, e che quindi siamo vicini ad un'apocalisse demoniaca. E quindi questo è ovvio che fomenterà tutti questi focolai sia di strambe congetture, strane teorie, che altro. Allora, vediamo se riesco. Questo lo abbiamo visto, quindi vediamo se riesco a farvi vedere l'ultimo articolo e poi passiamo nuovamente a dei video. Perché questo articolo non me lo vuoi tradurre in italiano? Così evitiamo un problema. Niente, non mi vuole dare neanche più l'opzione. Vabbè. In pratica è una notizia, ve la faccio vedere quella direttamente in inglese. Vi ricordo di fare le domande in maiuscolo, perché altrimenti dopo non le vedrò. Allora, l'altra niente, quindi questa la chiudiamo pure. Allora, in pratica ci sarebbero stati degli avvistamenti, diversi report di avvistamenti UFO, non parliamo neanche di droni, a Cornwall, dove si parla di strane luci in cielo. Qui vabbè c'è un video correlato dove vengono mostrati anche quello che abbiamo visto poco fa, cioè le riprese fatte dall'aereo e tutta una serie di altre riprese. Insomma, si discute della cosa mostrando altri video. Questo giusto per farvi capire che fondamentalmente se ne sta parlando in tutto il mondo anglosassone, in molti altri paesi dell'Europa, in Sud America, eccetera, eccetera. Ora, vediamo se riesco a far partire un po' di video e se è andato tutto a buon fine, con la prontezza di andare a bloccare subito naturalmente la musica, perché What is this? The kids questo è just in pointed it out. Arizona. We're in Surprise, Arizona. Praticamente è un oggetto This thing has been principale che flying rilascia around un like più this. piccolo, ed è un oggetto luminoso che rilascia sfere di plasma a tutti gli effetti, per It's poi gone. scomparire letteralmente. Oh, it just shot real fast. Dude, what was that? I have no. Several different UAPs that have been. E qui abbiamo, vabbè, la Mace nell'intervista che vi ho detto poco fa. È inutile quindi farvi vedere anche questo particolare. Qui abbiamo due oggetti di plasma. Se non ricordo male, questo video è stato girato nel Regno Unito.
Ciao Daniele, grazie di essere passato. No, non leggo la chat, ora la sto vedendo un attimo perché c'è il video in corso. No, alcuni siti non fanno fare proprio più la traduzione, c'è l'intelligenza artificiale che blocca le traduzioni varie. Comunque, come vedete, dura un bel po' questo avvistamento. That one's still sitting there. The other one took off and left. Where is it at? There it is. He's moving now. And this other one is still sitting still. Questo video l'ho mostrato oggi in uno short. Sentite questo suono di energia. Allora, questo video sarebbe stato girato il 16 dicembre 2024 da un elicottero ad alta quota che avrebbe osservato questa sorta di esplosione di energia, questa sorta di forte esplosione di plasma in mezzo alle nuvole. Ovviamente non abbiamo la possibilità di andare a verificare le fonti, eccetera, perché è un video che è stato letteralmente buttato lì in un account praticamente senza dati. Però sono sicuro che se di questi eventi ce ne sono realmente, prima o poi qualcosa verrà a galla. Abbiamo già visto il video precedente in cui si vedeva quella specie di portale che si era aperto, quindi diciamo che ci sono diverse cose che stanno accadendo inusuali. E vi ricordo ancora una volta di scrivere le domande in maiuscolo. Questo è un altro video che ci mostra, qui siamo, se non ricordo male, in Tennessee, quindi tutt'altra zona, dove ci sono anche qui le luci intermittenti che si accendono e si spengono. Allora, aspettate un istante che devo man mano eliminare il materiale già visto. No, I can't remember It's this a stuff. roof. Oh, there it is. Siamo nel Maryland il 17 dicembre. Look how they're moving. Guys, people's dying. What the fuck? There's so many of And them. they're just Abbiamo floating delle by. sfere di plasma che si muovono in formazione. And those are not airplanes. 'cause Ovviamente ormai airplanes le persone sono state flash. abituate a chiamarli droni. Dog, what is that? And they're just What the disappearing as they go that I far. can't see. The hell? There's so many I of see them. these. They're just floating by. Oh, that is so Holy weird. shit. Whoa. Those are UFOs. And there's more coming in There's behind more them. coming Look. behind. Oh. Where? Yeah, there's more coming in. Dude, Micah's gonna freak out when I send him this. Let's watch more of them. Oh, they like fade in and out. Vi ricordo ancora una volta le domande in maiuscolo. Allora, qui siamo a Cordoba in Argentina, c'è stato un avvistamento di sfere di plasma, una letteralmente flotta più che flottiglia di sfere di plasma ad alta quota di tutti i colori sostanzialmente che si stavano spostando verso l'entroterra. Se vi ricordate, nella scorsa live vi ho fatto vedere uno di questi oggetti che veniva ripreso frontalmente da vicino, e in una delle prime live che abbiamo fatto sull'argomento abbiamo visto invece delle sfere di plasma di colore azzurro che si avvicinavano, addirittura scendevano fino a passare davanti all'operatore, ad una vicinanza anche, direi, estremamente pericolosa. Questo è interessantissimo, se non ricordo male è del Regno Unito. Io purtroppo, ragazzi, non ho avuto il tempo, dovendo rifare il passaggio di nuovo dei video, di
scrivermi insomma i dati, ma c'è un elicottero che We got a sta UFO up here in LA. praticamente It's monitorando una 08/28, enorme sfera 2017, roughly metallica che riflette la 7:05. luce solare We got the helicopter checking it in out. pieno giorno. Seems to me like if it's a round object, Possiamo vedere white, anche la and it's grandezza just floating dell'oggetto, vedendo around, che and l'elicottero it's sia headed alla towards stessa the flight distanza path of all the airplanes over della there. So sfera, I don't know praticamente what's è going grande on. circa il You know, doppio might be on the news in a della few minutes, cabina but UFO over LA, che si floating its traduce way con to downtown almeno e LA non meno di from the San 4-5 Gabriel Valley metri area. di diametro. Questo è fantastico, ragazzi. Nei cieli del New Jersey è stata ripresa questa luminescenza di colore verde che si spostava come se ci fosse un fascio laser gigantesco che monitorava la zona. Qua siamo sopra Washington e si tratta di un altro avvistamento, non è quello dell'altra volta. Se non ricordo male, siamo al 27-28 di dicembre e queste sono chiaramente, no di dicembre, scusate, di novembre, sono chiaramente delle sfere di plasma, non sono minimamente droni. Allora, vi ricordo ancora una volta di scrivere in maiuscolo le domande rivolte a me, perché altrimenti neanche le vedo. Allora. Andiamo ad un altro video. Vediamo se becco quello giusto. Sì. Questo è San Antonio. I don't know. There's 5 of them, 6 of them. Dad, it's a meteor shower! Dad, it's a meteor shower! Hold this stuff. Hold this stuff. It's a meteor shower! No, they're not meteors. They're flying. There's tons of them. There's meteor showers! Nel frattempo, per chi non ha seguito la scorsa live, vi invito a farlo. Oltre alle tante informazioni importanti, ho mostrato in ben 3 momenti il video in cui si vede, vedete che sono sfere di plasma, e ho mostrato, dicevo, il video in cui è possibile vedere un drone che si avvicina ad una sfera di plasma e poi precipita rovinosamente dopo essersi Oh, there's one avvicinato. going down. Let's look at it. Let's go investigate. Oh, that one's crashing down. Yeah, it's a meteor. See? That's a meteor. Meters don't. Dad, those are meteors. Allora, qua siamo di nuovo nel New Jersey, purtroppo si vede male e non sono riuscito a trovare un diciamo video di qualità migliore, però ora ve lo faccio vedere nuovamente, che ho tolto le scritte. Se guardate bene sembra che ci siano degli oggetti in movimento, proprio uno di questi ad un certo punto viene colpito da qualcosa ed esplode. Da un altro oggetto volante. Altra cosa su cui mentono
che non ci sono problemi di sicurezza, che va tutto bene, che non succede niente, che i droni non vengono né abbattuti né niente. Qua siamo a Timmonsville, a fine novembre 2024 già c'erano di queste sfere di plasma che apparivano. Ecco, quello che vi faccio vedere adesso è un'altra cosa molto interessante. Guardate attentamente, per quanto è scuro. Ci sono altre sfere che stanno lavorando nel cielo come se stessero aprendo anche qui un portale o una nube di energia dove si intravedono tanti altri oggetti luminosi, come se fossero tante altre sfere di plasma. Quindi pensate a quanto è strano quello che sta succedendo, diciamo, nei cieli del New Jersey, ovviamente, non solo lì. What the heck? Questo è avvenuto nel Regno Unito, credo ieri. Vedete che ci sono Whoa! Wait, what was oggetti that? che cadono dal cielo mentre ci sono queste sfere in cielo, e quest'altro oggetto più grande che si muove in whatever giro that mentre was. c'è un drone piccolino che adesso sta uscendo fuori dall'inquadratura a destra che lampeggia. What the heck? I got chills. What is that? Ovviamente quel puntino che vedete che si muove in continuazione, What does it look like? in alto è il riflesso della luce arancione più in basso. Yeah, let me see. Let me see. Vi faccio vedere un ultimo video. Anche questo dovrebbe essere videosorveglianza. Purtroppo si vede piccolino, ma non ho modo di ingrandirlo, ragazzi. Ma ci sono tanti oggetti luminosi nel cielo. Alcuni sono lampeggianti, altri no. Quelli lampeggianti sono droni, quelli non lampeggianti sono... Vedete, stessa... Qui si unisce al precedente e ci mostra la stessa identica scena. Allora, con questo datemi 2 secondi di tempo che tolgo tutte le cose inutili per evitare rallentamenti inutili del video. Dopodiché faccio una carrellata veloce per vedere se ho dimenticato di mostrarvi qualcosa. Vediamo questo qua. Sì, questo l'abbiamo visto pure, a posto. Quindi adesso andiamo con le domande. Allora, i TG ci stanno bombardando di notizie sul GF, su Geopop. Fanno video in merito ai droni che in realtà sono tutorial su app per fare immagini fake, perché stanno ignorando un flap di tale portata. Allora Ivan, ti chiedo di scrivere un po' più attento, perché è venuto fuori una domanda un poco incasinata. Comunque l'ho capita. Allora, perché lo stanno facendo? Allora, non mi fare dire cose che non posso e non voglio dire, che possono compromettere il video. Basti pensare soltanto che ci sono dei siti, ci sono dei gruppi che operano legati ad altri gruppi, di cui uno è famoso, è stato fondato da una persona che non c'è più, che è il CICAP praticamente. Quindi non voglio ora entrare in certi discorsi, ma fanno parte di qualcosa che deve diffondere controinformazione rispetto a quella che è l'informazione ufologica, la ricerca ufologica, misterica, paranormale, eccetera, eccetera. E lo fanno per partito preso. Poi dobbiamo considerare che siamo in un momento in cui i media, ma anche tutti i canali allineati, fanno propaganda, ed essendo sottoposti a qualcun altro,
non abbiamo la possibilità a livello giornalistico di decidere che argomenti trattare, cosa fare, che linea seguire, perché siamo praticamente a comando. Detto questo, che ci siano delle app che servono per fare dei falsi non è una novità, ci sono da anni. Ovviamente con l'intelligenza artificiale diventano sempre più avanzati, sempre più sofisticati, ma sostenere che tutto quanto è fatto con le app, che tutto quanto è falso, significa sostenere che decine di migliaia di persone in tutto il mondo stanno facendo contemporaneamente dei video falsi, magari negli stessi posti con gli stessi oggetti, che ci sono dei video falsi di oggetti che precipitano, dei video falsi di FBI che fa la ricerca in mezzo ai boschi, dei video falsi mandati in onda anche dalle televisioni con i vigili del fuoco che cercano i droni abbattuti, dei video falsi della polizia che recupera i droni che vengono trovati per strada, delle notizie false del governo che dice di se precipitano i droni di non toccarli, non avvicinarsi, eccetera, eccetera, ma di chiamare le autorità. Di una messa in scena da parte delle autorità, di una messa in scena da parte dei militari che chiudono le basi e il loro spazio aereo, persino gli aeroporti civili, per la presenza di queste cose. Insomma, sono dei buffoni che, essendo seguiti da milioni di persone che credono ciecamente a questi tipi, che non fanno informazione pubblica, sostanzialmente fanno informazione mirata e devono seguire un determinato canone. Più di questo non posso dire, ho detto anche troppo. Come mai in Italia non se ne parla? Assurdo. Grazie per la risposta, Simona. Grazie a te che mi ringrazi prima della risposta. Premessa che nelle ultime settimane ho praticamente risposto a questa domanda, nemmeno ne conto più le volte che l'ho fatto, e di fatto la risposta è sempre la stessa. Siamo davanti ad una situazione di sottoposti. Come ho detto poco fa, noi non abbiamo una libertà di stampa, non esiste. Te lo dico da persona che ha lavorato per 4 anni come giornalista pubblicista e che non ha potuto fare il giornalista, ha dovuto rinunciare a fare gli esami e ho dovuto rinunciare a contributi e tutta una serie di altre cose perché mi sono state imposte delle regole che io non potevo accettare. E per questo ho ricevuto un bel calcio nel di dietro, perché non si può fare giornalismo investigativo, giornalismo serio, giornalismo corretto se devi seguire delle regole di imposizione che ti dicono già, a prescindere, quello che devi fare, quello che devi dire, quello che devi scrivere, che idea devi mantenere, il come la devi scrivere, il quanto lunga, eccetera, eccetera. Detto questo, ripeto che siamo in un momento di propaganda dove ci si deve mantenere concentrati sulla crisi attuale, sulla Russia cattiva, sulla Cina pericolosa, sulla guerra in Ucraina, sulla guerra in Palestina, Israele è buono, e questo ci devono martellare sempre con le stesse cose. Inoltre vi ricordo che il governo americano sta facendo di tutto per non fare parlare di questa cosa, per paura di dover portare avanti realmente una disclosure e liberare le informazioni sugli avvistamenti UFO, e quindi utilizza anche gli strumenti stranieri per denigrare questo fatto. Inoltre la maggior parte della popolazione italiana è scettica davanti a queste cose, dice che siamo tutti pazzi, siamo tutti mitomani, siamo visionari, siamo isterici e quant'altro. Queste sono le motivazioni principali. Possibile che i droni siano terrestri ma provenienti dal futuro per prevenire una catastrofe causata dagli oggetti plasmatici? Allora, Davide, premessa che è una teoria che sento per la prima volta, premesso che io non sono minimamente una persona con la mente chiusa, quindi valuto tutto e ti dico che non escludo neanche questa possibilità, per quanto mi sembri improbabile, e ti spiego subito il perché. Se i droni venissero dal futuro non sarebbero soltanto un poco più avanzati di quelli attuali, ma sarebbero decisamente molto più avanzati, anche perché dovrebbero fare un viaggio nel tempo che sicuramente non è una passeggiata, sempre se verrà mai confermato che è fattibile, perché in via teorica è fattibile, ma in via pratica,
Detto questo, i droni comunque interagiscono con i plasmoidi, questo mi sembra chiaramente e indiscutibilmente, per quanto molti neghino, la verità. E di fatto che si stia cercando di monitorarli con i droni, che comunque siano droni avanzati, cioè di una tecnologia non ancora commercializzata la maggior parte, anche questo è un dato di fatto. Io ne ho mostrato in una delle scorse live un modello, mi appresto a pubblicare tra stasera e domani mattina un video con lo stesso ex pilota elicotterista e di droni di cui ho mostrato un video nella giornata di ieri, che conferma quello che ho detto io in quella live, che gli americani stanno effettivamente utilizzando un tipo di drone speciale, avanzato tecnologicamente, per monitorare qualche cosa. Rimane sempre il fatto che stanno monitorando questo qualcosa che non si vuole far trapelare. In cuor tuo cosa credi? Come evolverà questa situazione? Allora, Eva, intanto grazie per questa domanda, che ritengo essere una domanda importante, perché mi stai chiedendo direttamente la mia opinione senza giri intorno, e me la stai chiedendo senza l'ausilio di diplomazia, ovviamente, e quindi senza fronzoli e né niente. E quindi ti voglio dare una risposta assolutamente senza fronzoli. Allora, io credo che se questa situazione continuerà la sua evoluzione esattamente per come sta avvenendo in questo momento, non la vedo bene. Non la vedo bene in nessun caso, perché se queste energie, questi oggetti si stanno piazzando in tutto il mondo, non è per semplicemente monitorare, perché altrimenti gli basterebbe, essendo tecnologicamente più avanzati, monitorare semplicemente le cose che gli interessano e basta. Qua invece stanno monitorando tutto, appaiono ovunque in tutto il mondo. Giusto per fare un riepilogo, nelle ultime 4 o 5 live, oltre a tantissimi video sugli Stati Uniti, ne abbiamo visti in Canada, in Brasile, in Perù, in Cile, in Argentina, in Colombia, in Spagna, in Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Russia, Cina, Australia, Giappone, mi manca sicuramente qualche altro paese. Quindi, come possiamo vedere, non sono solo i paesi NATO, non sono solo i paesi occidentali, ci sono anche la Cina, la Russia e altri paesi magari non allineati come quelli del Sud America, e via discorrendo. Non è una cosa localizzata. E quello che stanno facendo è piazzarsi apparentemente solo la notte, ma qui ora voglio fare un'osservazione, col fine di monitorare principalmente risorse, fabbriche militari, installazioni militari, aeroporti militari, aeroporti civili, centri di logistica, centri di sperimentazione nucleare, centri di sperimentazione scientifica e tecnologica militare, basi dell'aeronautica, basi dei Marines, basi dei missili balistici intercontinentali nucleari, quindi obiettivi militari e civili sensibili. E questo non è un comportamento, secondo me, pacifico. Il fatto che i droni stiano cercando di carpire informazioni e monitorare la situazione è indice di tentativo estremo, utilizzando qualsiasi mezzo, anche aerei radar di grandi dimensioni, quindi non identificati, perché non sarebbe giustificabile sul territorio interno degli Stati Uniti che ci siano degli AWACS, degli AEV, cioè degli aerei con quei mega radar giganteschi che vedete di sopra, che in qualche modo monitorano il paese quando non ce ne sarebbe bisogno, in quanto ci sono già i radar a farlo.
Questo con altre tecnologie piene di sensori, velivoli speciali della NASA, eccetera. È normale quindi che ci sia quella terza categoria che ho indicato già nelle varie live, con dei veri e propri velivoli aerei, droni enormi, aerei giganteschi che vengono utilizzati di passaggio nelle aree per monitorare il tutto. Abbiamo visto nella scorsa live che i droni, se si avvicinano troppo alle sfere di plasma, cadono come le perecotte, si schiantano. E abbiamo visto che un governo sta minimizzando tutto, brancola nel buio, non avverte nemmeno il proprio Senato, il proprio Congresso, i propri governatori. Sminuisce il tutto e prende tempo. Abbiamo visto funzionari dell'FBI, della polizia, della Homeland Security incaricati di indagare sotto le domande che vengono fatte dall'FBI parlare come degli automi imbarazzati che sparano 4 stupidaggini perché non possono parlare realmente di quello che sanno, apparendo addirittura anche spaventati. Tutto questo non può essere positivo, anche fosse legato ad una potenza straniera. Se io ritengo gli extraterrestri o queste energie, perché potrebbero anche essere energie o esseri extradimensionali, eccetera, eccetera, hanno buone intenzioni, io credo che si sarebbero già manifestate in un modo differente. Credo che ci avrebbero mostrato dei segni di intelligenza, una volontà di comunicare e non perpetuerebbero una situazione in continua evoluzione che sta terrorizzando la popolazione americana e comincia ad accrescere la tensione a livello mondiale attraverso la soglia di, diciamo, attenzione che si è divulgata. Quindi penso che la voce se ne sta andando di nuovo. Vi do lo stop alle domande perché non so se arrivo a rispondere a tutte. Diciamo che quindi la vedo nera, la vedo come una situazione che può solo peggiorare. Scusate, ma non ho cosa fare, mi devo fermare un attimo. Possono essere bolle di plasma che sono naturali? Sì, anche se non vedo come queste si potrebbero comportare in modo intelligente. Però sì, c'è questa possibilità e alcuni ricercatori la stanno effettivamente vagliando. Perché ora e perché tutti insieme hanno rotto il patto? Per come era scritta sembrava che avevano rotto qualcos'altro. Allora, premettendo che ci sia un patto, perché non è che è detto che ci siano stati realmente dei patti, però se ci fossero stati, sicuramente siamo davanti alla fine di un'epoca, e questa epoca sicuramente non può che finire del tutto nel momento in cui non potranno più nascondere il fatto che sta accadendo qualcosa, e questo per me deve essere chiaro a tutti. Scusate un secondo perché se no mi continuate a scrivere le domande, io da ora in poi non ne piglio più. Perché tutti insieme? Diciamo che la risposta è la stessa che ho dato poco fa a Eva. Non la vedo come una cosa positiva, cioè se fosse un contatto pacifico positivo si sarebbero già manifestati, avrebbero dato un modo per comunicare, non si starebbero posizionando dappertutto nel mondo.
A tal proposito, dicevo poco fa, voglio dire una cosa. Allora, perché solo la notte? Perché il plasma la notte probabilmente diventa più visibile e l'energia quindi che si vede magari di giorno, gli stessi oggetti non sono visibili ma sono presenti lì, esattamente come accadeva nel film Science, dove gli oggetti in realtà non se ne andavano, semplicemente di giorno non erano visibili, ma poi si provava la cosa vedendo che qualcosa, adesso non ricordo cosa, aveva sbattuto contro uno di questi oggetti e l'aveva fatto precipitare. Il revisionista. Quindi è possibile pensare che il 27 giugno 1980 la strage di Ustica sia dovuta a questi pseudodroni, secondo i nostri racconti isolani che avevamo visto questi strani oggetti? Allora, premessa che ho conosciuto persone che hanno indagato sul caso e che la versione ufficiale non è propriamente quella ufficiale in certi ambienti. Detto questo, c'è un'inchiesta che è stata fatta su Ustica, che probabilmente approfondiremo in una live in futuro con un mio collega ufologo che è già stato ospite qui e che si è occupato di indagare proprio su questo caso e che ci ha scritto un piccolo dossier, per cui l'incidente di Ustica sarebbe avvenuto proprio per la vicinanza di un oggetto volante non identificato e che i caccia abbiano tentato di colpire quello e invece la traccia di calore ha portato i missili a colpire l'aereo di Ustica. Ma non è il momento, è il caso di approfondire questa cosa, però ti ho già comunque dato una risposta. Domanda: ti aspetti l'ennesimo ciclo di avvistamenti come in passato che si concluderà in un episodio fenomenico o credi che questa volta si paleseranno in modo diverso? Allora Franco, io non credo che questo sia un ciclo come gli altri e non credo che ci sia un precedente, perché ci sono stati 6.000 avvistamenti nell'arco di 3 settimane solo New Jersey e New York City e si parla di 9.000 avvistamenti totali negli Stati Uniti in queste 3 settimane, di cui molti su obiettivi militari, civili, risorse, eccetera, eccetera. E stiamo parlando solo di quelli americani, quando normalmente a livello mondiale ci sono diciamo ufficializzati e discussi nell'ambiente ufologico tra 1 e 10 avvistamenti UFO. Adesso ne abbiamo 3.000 in un solo stato nell'arco di 3 settimane, cioè 1.000 a settimana significa oltre 100 al giorno. Siamo a numeri che non sono mai stati presenti nel mondo dell'ufologia. Siamo a numeri davvero significativi e importanti. Quindi non credo che questa cosa è destinata a finire, anche se in cuor mio me lo auguro e mi auguro di avere anche delle risposte. Ma vi ricordo, e ricordo anche a te Franco, che ci sono anche altri avvistamenti in contemporanea di triangoli neri, di triangoli luminosi, di oggetti triangolari con luci verdi che sembrano delle meteore che entrano nell'atmosfera senza una coda, si fermano e si vanno muovendo a zig zag, strani portali che vengono aperti in cielo, strani fenomeni e via discorrendo. Ma secondo te quello di Miami Mall è lo stesso principio con cui certi oggetti entrano nella nostra dimensione? Ivan, non credo, perché lì si parlava proprio di portali, anche se ci sono testimonianze che dichiarano che prima dell'apertura del portale avrebbero visto scendere un oggetto luminoso verticalmente nel punto poi dove si è aperto il portale. Quindi non lo escluderei comunque. Sono d'accordo che ci siano droni governativi che cercano di contrastare orbs. La domanda: gli orbs potrebbero essere i daimon socratici
la parte ultradimensionale della persona ora visibile. Allora, premessa che non ho mai approfondito questa questione, nonostante Socrate sia il mio filosofo preferito sostanzialmente. Non so darti quindi una risposta certa, però posso dirti che non credo che si tratti di qualcosa ultradimensionale legato ad una persona, e credo che siano delle manifestazioni intelligenti, autonome e extradimensionali. Più di questo non ti so dire. Comunque interessante domanda. Potrebbero essere esseri trascendentali, Simone? La risposta è la stessa. Non posso saperlo, ma non escludo nessuna possibilità. Quindi secondo me diciamo che potremmo essere davanti alla possibilità che siano esseri extradimensionali. In qualche modo l'extradimensionalità è anche trascendenza, perché dal nostro punto di vista è un fenomeno completamente diverso. Scusate un secondo. E i Diamond potrebbero essere diventati visibili dopo la grande prova di questi ultimi 4 anni e la purificazione delle coscienze, come scritto nella Rivelazione? Anche qui ti dico, non lo so, però non volendo escludere niente, mi sembra molto improbabile, anche perché le coscienze che si sono attivate sono comunque una minoranza, sotto il 10% della popolazione mondiale, in alcune zone anche sotto il 5%. Le sfere si stanno posizionando in punti che hanno a che fare con le cose militari, con obiettivi sensibili, eccetera. Non mi sembra che sia un atteggiamento da rivelazione, da purificazione delle coscienze, trascendentale, e mi sembra qualcosa di materiale, concreto e con uno scopo preciso che ancora non è completamente chiaro. Patrizia, non possiamo saperlo. Dubito fortemente che qualche civile abbia gli strumenti per mandare dei segnali a qualcosa che si trova ad alta quota. Io penso che di questi tentativi ne siano stati fatti proprio quei droni, e che i droni stiano sperimentando tutta una serie di cose che vanno dal monitoraggio all'utilizzo di metodi di linguaggio che possono essere luminosi, che possono essere sonori, invio di trasmissioni, eccetera, eccetera. Fino anche al tentativo di abbattere queste sfere o di entrarvi in contatto direttamente con il drone stesso. Dovrebbe esserci controfinale, queste poteri terrestri ormai al capolinea. No, io credo che se ci fosse una specie extraterrestre realmente evoluta e potente come la si dipinge, se volessero rimuovere i capi di tutti i paesi del mondo, lo potrebbero fare liberamente, senza sottesfuggi. Non credo che abbiano bisogno diciamo di chissà cosa. Salvatore, non bisogna spaventarsi, i droni sono di questi tempi se uno vuole proprio trovare una scusante, ma questi fenomeni esistono da decine di anni. Io sono felice, siamo prossimi al contatto globale di massa. Beh, non è una domanda, sono felice per te Salvatore che sei felice, ma io il contatto di massa ancora non lo vedo e non tendo a crederci finché non lo vedo, perché queste manifestazioni sembrano tutt'altro. Sono sicuro, Giorgio, che questa cosa continuerà ad andare avanti sicuramente per almeno fino a quando prenderà possesso alla Casa Bianca della presidenza Donald Trump. Patrizia, potrebbe essere un test con una tecnologia terrestre che non conosciamo per vedere come reagisce la gente a un evento di contatto, arrivare agli alieni? Allora, questa è una delle teorie che si sta diffondendo di più. Per me è plausibile, ma non è la più probabile. In ogni caso, se vi vedete o avete già visto il video che ho pubblicato ieri con l'ex pilota elicotterista e di droni americano, spiega che sono stati condotti proprio in uno stabilimento del New Jersey degli esperimenti atti a riprodurre le sfere di plasma
proprio perché queste sfere di plasma erano state viste e studiate nell'arco degli anni senza riuscire a ottenere alcun risultato dagli americani, dall'esercito americano, dai servizi americani, ma erano riusciti a carpire giusto quel minimo di informazioni per poterle riprodurre in laboratorio all'interno di una struttura chiusa, che però è lungi dall'essere una possibilità di farle scorrazzare fuori, a meno che, e qui naturalmente mi ricollego indirettamente a tutte le questioni che per qualcuno sono farneticanti, per altri invece sono probabilità concrete di apertura di portali da parte del CERN, come nel video di qualche settimana fa, in cui ho parlato di una scienziata, di quello che racconta proprio sull'apertura dei portali sotto al CERN, di contatto con creature interdimensionali, che, se vi ricordate, aveva fatto aprire anche di nuovo un piccolissimo dibattito sulla questione dell'apertura dei portali nel Miami Mall. Quindi ci sta sicuramente tutta. E naturalmente questo contatto con queste sfere potrebbe portare ad uno sviluppo tecnologico, ma non credo, dubito fortemente che ci sia ancora la possibilità di far volare questa roba. Secondo te, quando andranno avanti questa... Ok, vabbè, questa è una domanda uguale. Perché la sicurezza americana tranquillizza le persone dicendo che non c'è pericolo? Perché dovrebbero altrimenti ammettere che esiste un pericolo scatenando il panico, dovrebbero ammettere che sono al corrente della cosa, scatenando una situazione ancora peggiore nei confronti di chi governa, dubbi e perplessità, e naturalmente probabilmente una rivolta di molte persone. Non dimentichiamo che negli Stati Uniti c'è la tendenza alle rivolte armate, c'è la tendenza all'uso delle armi, ai pattugliamenti armati, eccetera, eccetera, soprattutto negli stati del sud, quindi non è una cosa così semplice. Ragazzi, io tra poco devo andare in chiusura perché siamo già andati 15 minuti oltre, quindi leggo le ultime domande e poi devo chiudere. Non sappiamo chi usa questi mezzi, potrebbe essere una setta occulta e non gli alieni. Se fosse così avrebbero già abbattuto tutti i droni, cioè se avessero la capacità di abbattere dei droni che realmente non si sa di chi sono, lo avrebbero già fatto, e questo l'ho detto anche il presidente Donald Trump. Sono gli stessi droni visti a Ustica? Non lo so, non lo posso sapere questo, purtroppo non ho un video di quelli visti a Ustica. Se ne avessi uno potrei fare un confronto e darti una risposta più precisa. Gianni Rossi, io credo che gli alieni si stanno facendo una bella risata, secondo me pure io credo che secondo me si stanno facendo una bella risata. Questa non è una domanda, dove non vedo punti interrogativi tolgo, ragazzi. Che c'è imminente. Allora, anche questa, Simone, è una possibilità che io ho tenuto in considerazione e tengo in considerazione, seppur non tra le principali. Potrebbero effettivamente essere qui per farci capire qualcosa di imminente e pericoloso, come potrebbe essere anche la guerra nucleare o una catastrofe. Se voglio farsi vedere, non credo che devono chiedere il permesso a questi americani che si credono i padroni del mondo. Ok, questa è un'affermazione. In base a quanto stai dicendo, su come tu la vedi, è vero che lo stesso Elizondo dice potrebbero essere una minaccia, ma perché ora? Sì, Elizondo dice la stessa cosa, non è l'unico, attenzione. La maggior parte dei ricercatori e dei diffusori di informazioni, dei banchi, gli insider, i whistleblower, eccetera, eccetera, stanno dicendo tutti la stessa cosa. Perché questo è un atteggiamento minaccioso. Mettersi sopra obiettivi sensibili, obiettivi militari, le risorse, eccetera, non è certamente un atteggiamento pacifico. Ne consegue quindi una valutazione strategica, una valutazione militare, una valutazione tattica che ci porta a cattivi pensieri. Questo è normalissimo. Ultima domanda, ragazzi.
Alessandro, ti do il benvenuto perché non ti ho mai visto qui sul canale. Comunque si dice che con i droni si sta cercando una testata nucleare, forse rubata, monitorano dove ci sono, invece il resto del mondo, infatti non è così, anche questa è stata utilizzata come scusa. Ne ho già parlato in diverse live, quindi ti invito a vedere le mie ultime live, e anche all'inizio di questa live ne ho discusso un momento e forse te lo sei perso. Scusate un secondo, devo capire se questa è una domanda o meno. Allora non sono semplici, pure c'è una decisione. Allora, questa di Daniele, che però non mi ha messo il punto interrogativo. Se le sfere di plasma rispondono all'avvicinarsi dei droni, allora non sono semplici fenomeni naturali, ma prendono pure ricevono decisioni. Secondo me sono intelligenze artificiali, o quantomeno guidate da intelligenze artificiali, e sicuramente diciamo che prendono decisioni autonomamente, seppur a volte sembrano sincronizzate e si muovono effettivamente come i droni. Andiamo verso la chiusura. Intanto vi ricordo l'importanza del vostro like. Vi ricordo che domani sera, anzi domani pomeriggio, scusate, giovedì, ci sarà un'altra puntata dell'Ora del Mistero alle 18:30. Parleremo sempre di questo argomento con le novità, le ultime notizie e gli ultimi video. E vi ricordo che venerdì sera al Salotto dei Misteri invece ci sarà Preston Dennett, sarà la prima live con uno straniero. Parleremo di alcune cose importanti del mondo di ufologia e naturalmente gli chiederò, se tutto va bene, sperando che non ci sono problemi di collegamento, naturalmente anche delle informazioni di prima mano, visto che lui comunque è un ricercatore, uno studioso importante negli Stati Uniti, ha scritto tantissimi libri, che sta succedendo, appunto, cosa pensa lui. Ovviamente se ci saranno novità importantissime, organizzerò eventualmente una live pomeridiana per anche venerdì, ma essendoci quella di giovedì non credo che sarà diciamo necessaria. Però pubblicherò una serie di shorts e di video e so che vi interesseranno tanto. Grazie di essere stati tutti qui con me. Vi ricordo ancora una volta il like, se siete nuovi iscrivetevi al canale. Ci vediamo presto, non dimenticate di attivare il campanello per ricevere le notifiche. Ciao a tutti, buona serata e buona cena.